ました。To choose Grana Padano is to embrace its unique Italian values. A moment to be shared. Grana Padano, an Italian feeling. I've been traveling through memories of my life, learning something new each and every time. Oh, che ne dici di una scintilla di ispirazione? Vediamo che mi dici di questa. Sali di livello in Forge of Empires. Gioca ora gratis su foi.tv o scarica l'app. La seconda giornata del Tashkent Grand Slam di judo ha riempito in ogni ordine di posto la Yunusobod Sport Arena della capitale dell'Uzbekistan. L'energia patriottica del pubblico è stata contagiosa, proprio come la tradizione uzbeka insegna. Prima che l'evento fosse ufficialmente aperto dal presidente della federazione internazionale, Marius Vizer, insieme al consigliere del presidente dell'Uzbekistan, Odil Abdul Rahmonov. Dopo essere stata incoronata campionessa del mondo proprio a Tashkent a ottobre, la giapponese Megumi Oikawa è arrivata comodamente alla finale dei meno 63 kg. Lì ha incontrato la messicana Prisca Awiti Alcaraz. La nipponica si è assicurata l'oro con un incredibile Uchimata. Il presidente IJF Marius Vizer ha assegnato le medaglie. Sono molto felice di aver vinto di nuovo una medaglia qui. Per me Tashkent è fonte di grande ispirazione. Grande attesa per la finale dei meno 73 kg uomini e l'uzbeko Muyodion Yuldeshev non ha tradito le attese, battendo in finale il kazako Shamshayev. Le medaglie sono state assegnate dal presidente della federazione di judo dell'Uzbekistan, Aziziov Kamilov. È il mio primo oro nel Grand Slam e sono molto felice. I tifosi erano qui per incoraggiarmi e sostenermi. Mi hanno davvero aiutato molto a vincere. Nella finale della categoria meno 81 kg, l'esperto ungherese Attila Ungvari, 33 anni, ha sconfitto il bronzo olimpico Shamil Borkashvili, ceceno naturalizzato austriaco, conquistando il suo secondo oro nel Grand Slam. Il CEO di Metasia, partner dell'IJF, Sandor Fasimon, ha consegnato le medaglie. La campionessa del mondo in carica, la croata Barbara Matic, ha affrontato l'austriaca Michaela Polleres nella finale dei meno 70 kg femminili. La spuntata a sorpresa, ma meritatamente l'austriaca, con un Wazari decisivo. A consegnare le medaglie il direttore degli arbitri IJF, Armen Bagdasarov. In testa al medagliere per ora svetta il Giappone con 2 ori, un argento e un bronzo. Bene l'Uzbekistan con un oro, un argento e addirittura 4 bronzi. Domenica gli ultimi 5 titoli da assegnare, i pesi massimi. Ho sempre con me la macchina fotografica. Con gli occhi vedi la bellezza e cerchi di trasferirla in una foto. 74 fotografi, 68 mostre e più di 50 workshop. Questo è il Festival Internazionale di Fotografia Exposure. Giunto alla sua 7ª edizione, l'evento di Sharjah negli Emirati Arabi Uniti richiama alcuni dei più grandi nomi del settore da tutto il mondo. La fotografa ungherese Esther Horvath ha presentato la sua documentazione della spedizione scientifica Mosaic nell'Oceano Artico centrale, la più grande nel suo genere. Mi sembrava di fotografare lo sbarco sulla Luna, che è una fonte di ispirazione nel mio lavoro. Quando pensiamo allo sbarco sulla Luna non pensiamo a migliaia di pagine di pubblicazioni scientifiche, pensiamo a una cosa sola, la foto di Neil Armstrong e Buzz Aldrin sulla Luna. E questo è anche l'obiettivo delle mie foto, tradurre una ricerca scientifica complessa in qualcosa di molto visivo che permetta alla gente di capire cosa sta succedendo. L'evento è organizzato dallo sceicco Sultan bin Ahmed al-Qasimi, vice sovrano di Sharjah. Appassionato di fotografia, grazie ad Exposure ha potuto affinare le proprie capacità. Ho imparato molto da Exposure, perché ho potuto incontrare diversi fotografi. Con il tempo inizi a vedere le cose in modo diverso, cominci a guardare i diversi colori, a guardare le linee guida, quindi questo è un posto dove imparare. L'anno scorso l'affluenza del pubblico è più che raddoppiata, rendendolo uno dei più grandi eventi di fotografia al mondo. Alla fiera che affianca la mostra è possibile trovare le attrezzature e le tecnologie più recenti, oltre a informazioni preziose per produttori e rivenditori. È un incontro stimolante di persone che la pensano allo stesso modo, fotografi che desiderano spingersi oltre i confini della loro conoscenza e della loro creatività. Questo è un luogo dove tutti possono venire per imparare di più. Uno spettacolo visivo che ispira il pubblico, un'opportunità di contaminazione di culture e idee. Sono un fotografo brasiliano. Venire qui e vedere la mia arte e fondersi con una cultura completamente diversa è incredibile. Vedo gli stessi temi di cui parlo io e hanno lo stesso effetto sul pubblico che vedo in Brasile. Per me è un'esperienza mozzafiato. Il festival continua a crescere ed è riuscito ancora una volta a catturare lo spirito della comunità fotografica globale. Tokyo に来られましたら世界中のお料理が楽しめます。
こんにちは。僕はフランス料理をしているシェフです。三國清美と申します。僕はヨーロッパで働いていました。三つ星のシェフたちは地元の野菜生産者作っているものを使っております。僕の例の特徴はそれに影響されて東京の食材野菜をメイン使って表現しております。僕のお店がある丸の内ブリックスケアは非常に特殊でございまして、この辺ビルがたくさんあるんですけども、唯一中庭の公園を作っています。僕はちょうど18歳の時に帝国ホテルで鍋洗いから始めたんですけど、帝国ホテルから歩いて5分ぐらいかな、ホーラーというラーメン屋さんに行って、こんにちは、どうもお願いします。お元気なんとか。ここは僕がいつも来るラーメン屋さんで、もう50年近く続いてるんですけど、大好きです。ありがとうございます。最高です。休みってあまりないんですけど、休みの時はやはり築地を楽しんでおります。いろいろ包丁を見たり、いろんな材料を見たり、一番はやっぱり今旬の食材がどんなものが今あるのかなっていうのを確かめるというか、ちょっと味見したいと思います。今日はですね、マグロ、国産マグロを買っていきたいと思います。口の中で溶けてバターみたい。グーです。私が東京を表現すると、とても美味しくて楽しくて綺麗で新しくて、そしてとてもエキサイティングな街だと思います。いらっしゃいませ。こんにちは。私は虎ノ門エリアでミシュラン2つ星を頂戴しております精進料理ガイドの料理長野村祐介と申します。第5は、私の祖母にあたります野村義子が1950年に開業した、私は4代目料理長を務めさせていただいております。精進料理は野菜を中心の料理で、仏教の教えをもとに、無駄をしないことや思いやりを持って調理することが基本になっており、人の健康にも良いとされております。第5の隣には聖勝寺というお寺があります。私の料理やまたは人生などに迷いが生じた時に相談しに行ったり、背中を押しに行ってもらいに行ったりとか、そういった場所でもあります。蓮の花の形の高層ビルを建ててみたり、東京タワーの借景を見たり、そういった伝統と革新の融合というものは、私の料理にも大きなインスピレーションを与えてくれております。仕事のない日は渋谷などを散策しています。私がこの渋谷の好きな部分は、デジタルだったり建築デザイン、あと音楽、あらゆるジャンルの若い先鋭的なアーティストたちの思いが積み重なって常に挑戦し続ける街であるということです。渋谷で新たなプロジェクトであるサウナの事業にも関わっております。精進料理で培ったノウハウをもとに、ビーガンのカレーやラーメンなど、若い方でも親しみやすい料理をプロデュースしております。東京はとても文化的な都市で、訪れる人それぞれに刺激を与えてくれる街です。
Дрова собираем. Чтобы топить печку, чтобы было тепло. Migranti, ci vuole più solidarietà, è l'appello dei paesi del Med5 riuniti a Malta. L'Estonia al voto, favoriti i riformisti della prima ministra uscente, tra i temi chiave dell'elezione la guerra in Ucraina e l'inflazione alle stelle. Le piazze israeliane contro il governo di Netanyahu per fermare una riforma della giustizia considerata come una minaccia per la democrazia. ONU ha raggiunto l'accordo sulla protezione degli oceani. Entro il 2030 il 30% dei mari sarà un'area protetta. Contrastare le partenze irregolari dei barconi, rafforzare i rimpatri, aumentare la sorveglianza dei confini per evitare altre tragedie in mare. È quanto emerge dal primo faccia a faccia tra i paesi del Mediterraneo, il Med5, dopo il naufragio di... Today, the five of us have shared our experience on the ongoing implementation of voluntary solidarity mechanism, and we have reached the same conclusion. It's not working as desired. The procedure is too slow, too selective, with too few results and too little predictability. Una collaborazione, quella tra paesi mediterranei, che è oggi ancora più necessaria. Secondo i dati dell'ONU, gli arrivi in Europa attraverso la rotta mediterranea sono aumentati di 1/3 nel 2022. Si vota in Estonia, dove i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il Riigikogu, il Parlamento monocamerale del paese. Gli estoni dovranno scegliere tra un progetto politico nazional-conservatore e uno social-liberale, portato dalla prima ministra uscente Kaja Kallas, che parte favorita con poco meno del 30% delle preferenze, secondo i sondaggi. Una posizione di forza, quella del governo uscente, nonostante la recessione dell'1,3% registrata l'anno scorso e un'inflazione al 18%, molto più alta della media europea. Sullo sfondo anche la guerra in Ucraina e le crescenti tensioni antirusse nel paese, dove la minoranza russofona rappresenta 1/4 della popolazione. Ma anche l'importante sostegno militare nei confronti di Kiev è stato oggetto di aspri dibattiti. Secondo l'opposizione, la scelta di inviare un importante numero di armi a Kiev minaccia la sicurezza nazionale estone. Nono sabato di protesta consecutivo in Israele, dove oltre 200.000 persone sono scese in piazza per manifestare contro la riforma giudiziaria del governo di Benjamin Netanyahu. Un progetto considerato da molti come affrettato e potenzialmente pericoloso per la democrazia. We want to fight for what is right, and there should be a constitution here, and there should be a long-standing and stable judicial system that needs some fixing, but not as impulsive as these crazy right-wings who kidnapped democracy wanted to be. Questa ondata di malcontento rischia di diventare una delle più gravi crisi interne nella storia di Israele. Le critiche si estendono infatti a tutto l'esecutivo, guidato da Benjamin Netanyahu e formato da una coalizione di destra radicale e fortemente ortodossa. Dopo anni di trattative, gli Stati membri delle Nazioni Unite hanno raggiunto un accordo sulla protezione dell'alto mare, tesoro fragile e vitale che copre quasi la metà del pianeta. Good evening-ish, ladies and gentlemen. The ship has reached the shore. L'alto mare è l'area al di là della zona economica esclusiva nazionale, oltre le 200 miglia dalla costa, e occupa circa 2/3 dell'oceano, ovvero la metà del pianeta. In queste zone tutti gli stati hanno diritto di pescare, navigare e fare ricerca, e con questo nuovo accordo tutti i membri dell'ONU si assumono la responsabilità di proteggerlo e di assicurare una gestione sostenibile delle risorse. L'accordo prevede che entro il 2030 il 30% dei mari sarà un'area protetta. L'economia europea è messa a dura prova. La squadra di Real Economy ci spiega cosa sta succedendo. Inflazione, salari, energia e lavoro. Parleremo dei temi che interessano le persone comuni, delle decisioni e delle iniziative a livello europeo e delle opportunità per il futuro. Unitevi a noi in Real Economy. Young people only think about playing video games to raise money. Young people only think about becoming influencers for new callings. Je peux sortir ce soir, s'il te plaît. Young people only think about being free S'il te plaît, c'est une forme de politesse. from our individualistic society. Young people only think about hanging outside to save lives. Times are changing, and so is commitment. Hello and welcome to Bruxelles, Je t'aime, Euronews' talk show all about the European capital of Brussels. On Brussels, my love, we break down some of the big stories of the week, examine what's at stake for you and for Europe. My name is Maeve McMahon. Thanks for joining us. Coming up this week, happy International Women's Day.
It's almost that time of the year again when women are celebrated for a special UN day that came about back in the 70s. But now it's 2023, and although things are moving slowly in the right direction, women still have a lot of fights and very few wins here in Europe, with politicians rarely prioritising women's rights. And Brexit, is it finally done? This week saw the EU Commission President Ursula von der Leyen take the Eurostar to London to stand by British Prime Minister Rishi Sunak as he presented the so-called Windsor Framework. 7 years after the referendum that shocked many here in Brussels, we're asking how the EU feels now and if the UK and EU can make up and be friends again. To talk about these topics and much more, I'm joined here in our studio by Samira Rafaela, Dutch MEP from Renew Europe, Deirdre Clune, Irish Fine Gael MEP from the European People's Party, and Naila Kless, the Secretary-General of Eurocap. Thank you so much for being with us here in our studio. Before I hear from you and your insights, let's just take a look at how life in Europe for women in 2023 looks like. Christopher Pitchers has more. The EU has a long and rich history of championing women's rights. The principle of equal pay for men and women has been enshrined in European law since the Treaty of Rome was signed in 1957. Since then, serious progress has been made. The Charter of Fundamental Rights, ratified at the start of the millennium, states that equality between both genders must be ensured in all areas. Even more recently, this year, in fact, Spain became the first country to guarantee in law that women have the right to paid leave during their monthly periods. But despite all this progress, total equality is still not there. Women face a pay gap and discrimination in the workplace, and every day thousands of them throughout Europe and the world are subjected to some form of physical or sexual violence. And even with International Women's Day on next week's horizon, the road ahead on women's rights may have been significantly shortened, but there's still a long way to go yet. Christopher Pitchers reporting there. And indeed, ladies, there is a long way to go, and I want to talk to you first about those challenges and the fights and ask you why are these not right up on the top of the European agenda and discuss more, for example, at EU summits. Samir, we start with you. Yes, well, luckily we see a lot of good developments when it comes to gender equality and fighting in favor of women's rights. I think that's definitely the direct consequence of having more female leadership and more female politicians, for example, in the European Parliament. There you see that representation is so extremely important, because if you don't have women sitting at that table, then certain questions will not be raised. So and this is exactly. Do you think there's more wins than fights? I'm more positive, but I am so surprised and, of course, shocked sometimes by still the topics that we still need to discuss. Take, for example, this week, fighting sexual harassment in the European institutions. There's a debate about that exactly. in the European Parliament. Exactly. Were you following that debate, Deirdre Clune? No, but I wasn't following that bit. But I agree. I think there has been progress. Now, there's a way to go. But, we had the Pay Transparency Directive just approved recently. I mean, that's really important to bridge that gap between what men are paid and what women are paid. Equal pay for equal work. A very important principle. So that's been approved. We have the Violence Against Women Directive that's currently being debated, started in the Parliament, come from the Commission. That's going to be important in tackling violence. A carer strategy, important in recognising the value of caring in our communities, and that will help women as well. Advances in parental leave, paternity leave, they all help women ensure that they can stay in the workforce, keep their careers, if that's what they want to do. Things are moving. Things are definitely, there is a carer strategy. Naila, do you believe things are moving in this direction, and a lot's being done lately because we have Ursula von der Leyen, a female perhaps, as the President of the European Commission? I think it helps. We have seen some progress. Definitely, we have seen some progress during the last years. But what is sure is that this is not quick enough, especially for all women, but especially for female workers. We can see today that the gender pay gap means that women earn 16% per hour less than men. And this has been improved by only 1% during the last 8 years. Yeah, so we actually have some figures on that gender pay gap. We can take them up on your screen there, because in Europe, that earnings gap between men and women is highest in Estonia and Latvia, 22.3%. The European Union average, I believe, is at 13%, whereas over in France, it's 15.8%, Spain, 9.4%, and in Luxembourg, they are leading the way at 0.7%. They're stats that we found on Eurostat. So a long way to go there. And I feel like here at Euronews, we've been reporting on this story every year for the last couple of years, and we're always questioning ourselves, why is progress so slow? Yeah. Well, this is exactly why hopefully in March we are going to vote on the new directive on pay transparency. Yes. I've been the head negotiator. I was responsible for this new directive on pay transparency together with Kira Peter Hansen. And just a reminder of viewers what exactly it is. Yes. So what we are very proud of is that we now managed to give the right to information to female workers, meaning that you can ask information and demand information on the average pay. So if you have the feeling as a female worker that your male colleague is being paid better while you're basically doing the same work, then you can challenge that. So you have that right to information. And there are binding measures included. Kira, Peter Hansen and I, we insisted on having binding measures because indeed it goes too slow, meaning that companies need to do the work now through binding measures, through new legislation. Because those binding measures, how will they go down at member state level and then how will they go down in companies? There's a strong appetite, I think, for member state level, legislative level, to ensure that this happens. I mean, it's important. The principle of equal pay for equal work and the transparency directive is going to be important. Any company that's over 100 employees now will have to publish their gender. And as of when could we see this? Well, within 3 years is normally. Well, we first have the voting in March, of course. March, right? Let's just hear the perspective from Eurocap. Yes. What's your take on this? First of all, I would like to congratulate Samira for this text. It's really an excellent text for us, and it will help reducing, I think, the pay gap. But once again, the problem is that we know how the processes are slow. We are very far from having the pay equality there, because it's like you have this
discussions in Brussels that take ages, and then you have to transpose it in the member states. And we know that not all member states transpose it the way that it should be transposed. And then again, it has to be implemented in the companies. So we see how long is the process. We can't afford to take that long to get to. But we can also not afford to do nothing. So I think, unfortunately, we are dealing indeed with legislative processes that often take long. But I do want to say that we managed to do it pretty quick. I mean, we thought that it could be something like women on boards, but we really managed to do it quickly. And now we have incorporated that there will be special equality and monitoring bodies that will make sure that companies comply to the rules. And if there is